Oh, l'ho fatto ragazzi! Ho acquistato il drone più economico su Amazon e oggi andremo a provarlo insieme. Volerà? Ma prima di iniziare ragazzi vi ricordo come sempre di entrare nel mio canale Telegram ufficiale TechBest Deals che trovate linkato qui sotto in descrizione video perché ogni giorno troverete centinaia di offerte da Amazon e altri store dedicati ai droni, alla tecnologia e tutto il resto, oltre a coupon, gift card, meme e tanto altro. Siamo già oltre 30.000? Entrate subito, link qui sotto. Grazie a tutti. Ragazzi, questo è il primo drone che mi è uscito tra i più economici che non fosse totalmente giocattolo, quindi qualche funzionalità base ce l'ha e potrebbe essere anche interessante per iniziare. Ovviamente non aspettatevi un DJI Mavic Mini 3 Pro, però è comunque un drone economico. Quanto l'ho pagato? Lo apriamo e lo scopriamo subito insieme. E se questa tipologia di video vi interessa, fatemi sapere che tipologia di prodotto acquistare nella sua versione al prezzo più basso. Ok, procediamo. Quanto tempo era che non unboxavamo qualcosa insieme? Ed eccolo qui ragazzi, come si presenta il drone più economico venduto su Amazon. M1C o MiC Mini Drone. Ragazzi, questo piccoletto l'ho acquistato a 40 euro circa pochi giorni fa su Amazon. Vi lascio il suo link in caso vi interessasse acquistarlo. Nel mio canale Telegram è linkato qui sotto in descrizione video, entrateci. Innanzitutto non si tratta di un drone giocattolo, infatti è richiesta l'età minima dai 14 anni, quindi serve ragazzi l'assicurazione per pilotare questo piccolo drone. Radiocomando 2.4 GHz, controllo di velocità, circle fly, attenzione, giroscopio a 6 assi, controllo di altezza, headless mode, modalità senza testa molto richiesta dai principianti, come anche richiesta la modalità 3D flip, ovvero il drone ruota di 360 gradi. Tra l'altro voglio farvi notare il marchio, non DJI ovviamente, ma Asahi. L'avete mai sentito? Io assolutamente no. E procediamo, raga. Oh, è più grande di quanto immaginassi. Non è un mini drone, ma è già un po' più grande. Oh, davvero carino. È grande praticamente quanto la mia mano. Presenta già delle protezioni sulle eliche, attorno alle eliche, e dovrebbero esserci anche dei LED di illuminazione. Esteticamente non è nemmeno poi così male, ragazzi. Non c'era scritto sulla confezione, oppure sono ciecato io, ragazzi. No, era scritto qui cam FPV con protezione a 360 gradi. La cam FPV, tra l'altro, è anche Full HD e, se non ricordo male, dovrebbe essere persino inclinabile. C'era su Amazon questa versione con la cam Full HD, oppure una versione senza cam ma con tutta la parte delle protezioni illuminata da LED. Costava qualcosina in meno, più scenografica, ma forse meno utile nel classico volo. Qui in basso abbiamo un po' di certificazioni, quindi non dovrebbe esplodermi in mano. 4 eliche di ricambio, piccolissime, un piccolo cacciavite, una chiave per rimuovere l'elica da sostituire, carica batterie. Guardate ragazzi lo spinotto proprietario, attenti a non perderlo perché poi sono guai, è uno spillo. Oh, attenzione, abbiamo non una ma ben 2 batterie e prolungare quindi la sua autonomia in volo. 3.7 volt, si mette a fuoco. Ovviamente ragazzi prendete sempre questo drone per quello che è, non un drone super costoso alla DJI, alla Parrot, alla Unique, ma un drone da 40 euro, quindi confrontatelo con altri droni nella sua fascia di prezzo. So che sono pochissimi sul mercato, un DJI Railstello che è il drone entry level per iniziare a volare in casa costa sui 100 euro, questo ne costa 40, quindi non confrontatelo troppo con droni più costosi. Lo so anche io che sono delle trovate tecniche, motori brushed, queste eliche molto datate, però si tratta pur sempre di un drone così economico, se vola è già tanta roba. Attenzione, questo è un mini drone per volo indoor. Se vogliamo fuori, facciamolo solo in assenza totale di vento. E ragazzi, attenzione perché c'è anche un radiocomando che sembra quasi quello dei videogiochi,
le batterie sono da inserire, non c'è nessuna batteria integrata, è leggerissimo, pesa niente. Abbiamo dei trimmer per regolare la deriva, in quanto non ha il GPS, ha solo il controllo dell'altezza, 2 stick di controllo, una buona resistenza, comunque giocattolosi, lo sentite anche dal rumore. Grilletto per regolare la velocità del drone e il grilletto per il circle mode e l'headrest mode, penso. Ah no, anzi, questo è il flip. Cioè ragazzi, non so se riuscite a vedere e non so se riuscirò a mettere a fuoco perché è minuscolo. L'ingresso per la ricarica è questo forellino qui in alto. È davvero... non riesco a prenderlo, questo qui è davvero minuscolo. Inseriamo 3 batterie mini stilo o solo queste, speriamo che funzionino. Sì, si sta accendendo ragazzi, guardate i led, non va. Oh, si sono armati i motori. Stop. Ah no, sono fesso io, oramai sono abituato ai droni GPS. La parte frontale è questa, ok, ora ci siamo davvero. Tra l'altro c'è il LED anche dietro, ok, riproviamo. Buona la seconda. Ma sì, ci siamo ragazzi. Cerco di abbassarlo. Allora, lui cerca di mantenere l'altezza. Per il movimento invece bisogna agire ovviamente sugli stick e sui trimmer. Comunque sembra volare discretamente bene. Guardate come si è stabilizzato qui al chiuso. Ve lo faccio vedere da vicino. Molto 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 simpatico ragazzi. Dovrebbe avere anche l'atterraggio automatico con un tastino. Proviamo. È atterrato. Decolla anche. Oh, anche il decollo automatico ragazzi. Attenzione. Atterraggio automatico, un po' brusco perché non ha la V più sotto, però atterra. Il tastino per l'atterraggio automatico e il decollo automatico è questo qui in alto. C'è anche un tasto per accendere e spegnere le luci. Ora, vediamo se riesco a fargli fare qualche flip. Voilà! È andato. Ci sto prendendo la mano ragazzi. È davvero molto semplice da pilotare ovviamente. Molto carini i flip. Tra l'altro ragazzi questo piccoletto genera anche una wifi a cui è possibile connettersi, aprire la sua applicazione dedicata TRB FPV, ci sono delle guide, galleria, account. Vediamo. Ah, ho subito connessi amici, senza nessun problema. Questa è la schermata FPV del drone che non è nemmeno così lenta, devo dire. Anzi, è pure veloce, rapida, guardate. Niente male. Ciao belli. Controllare il drone direttamente con gli stick qui sul display dello smartphone con lo stop e il decollo e atterraggio automatico. Possiamo impostare la velocità del drone, headrest mode, circle mode, una serie di filtri, cornici. Possiamo anche utilizzare il giroscopio dello smartphone per pilotare il drone, una modalità tracciato, comandi vocali addirittura, modalità VR con un visore. Vediamo se risponde ai comandi. Mi sa di sì. Tra l'altro il radiocomando ha anche uno slot in cui andare a posizionare lo smartphone in questo modo.
Boh ragazzi, cos'altro posso dirvi? Questo dronino da 40 euro è ovviamente un drone giocattolo per divertirsi in casa o fuori senza vento, ma per quello che l'ho pagato 40 euro, non dico che mi ha sorpreso, ma mi ha soddisfatto. In fin dei conti, vola bene. La batteria ne ho usata solo una per tutti i video, è durata 7-8 minuti senza problemi, quindi penso che arriva sui 10 minuti forse, senza particolari difficoltà, e ce ne sono due in confezione. La cam è inclinabile solo manualmente, in questo modo, però è utilizzabile con un'applicazione su smartphone, la qualità è quella che è, non è Full HD ovviamente, però per giocare va più che bene, ha il controllo di altezza, fa le capriole, ha i LED colorati, insomma, per 40 euro è un bel dronino per giocare. Dispiace che sia anche questo sopra i 14 anni, quindi in linea di massima dovrebbe servire l'assicurazione, il patentino no, ma se sbaglio correggetemi ragazzi, quindi lo consiglio pure no, beh, se volete giocare spendendo poco può andare bene, anche come regalo per i più piccoli, se cercate invece qualcosa di più serio, ovviamente, rivolgetevi su altro, però è davvero carino. Ok ragazzi, questo è tutto, ma ora ditemi voi cosa ne pensate del drone più economico, tra quelli non totalmente giocattolo, venduto su Amazon e spedito da Amazon. Questo mi è arrivato dopo un solo giorno dall'ordine. Lo ripeto, l'ho pagato all'incirca 40 euro e trovate il suo link per acquistarlo nel mio canale Telegram, linkato qui sotto in descrizione video. Dite la vostra nei commenti ragazzi, un bel like per supportarmi, iscrivetevi al canale, siamo già oltre 90.200, grazie a tutti. Io direi che questo è tutto, vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video, sempre che voi vogliate, sempre qui su Addicted to Tech. Alla prossima, ciao ragazzi e buon volo!